Oggi, l'avrete già capito dallo sfondo alle mie spalle, parliamo di un argomento di guerra fredda. Parliamo esattamente del Patto di Varsavia, o meglio, bisognerebbe parlare dei patti di Varsavia, o ancora, se si vuole essere più precisi, del Trattato di Amicizia, Cooperazione e Mutua Assistenza. È una sigla molto 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 lunga. Quindi, amichevolmente, tutto ciò viene definito Patto di Varsavia, sottoscritto nella capitale polacca nel 1955, ossia 70 anni fa. Doveva essere un patto di mutua assistenza rinnovabile ogni 10 o 20 anni, destinato a durare nel tempo, ma nulla dura in eterno. Lo sappiamo bene. Al primo posto, all'interno di questo patto, c'era la necessità di mutua assistenza per la sicurezza, un argomento centrale nel nostro racconto di oggi. A proposito di sicurezza, adesso per un attimo chiedo la vostra attenzione per un altro tipo di sicurezza, quella nella navigazione in internet. State guardando questo video, immagino, da un computer o da un tablet o da un cellulare, uno smartphone. Ecco, questo significa che state navigando in rete, e navigare in rete a volte può essere insidioso, può riservare delle brutte sorprese proprio alla vostra sicurezza online. Noi di Dentro la Storia ormai da molto tempo ci siamo rivolti a un partner strategico che si chiama NordVPN, un partner che ci consente di navigare in piena sicurezza, al riparo da minacce, con tutti gli strumenti del caso. Ma non finisce qui, perché NordVPN tra non molto festeggia il suo compleanno e allora fa a tutti voi un grandissimo regalo. Infatti, chi sottoscriverà i piani biennali entro il prossimo 19 marzo 2025, mi raccomando, ebbene avrà un regalo ulteriore: 6 mesi extra, cioè pagherà 24 mesi per avere una protezione di 34 mesi. Però fate attenzione, questa è un'offerta limitata. Ma torniamo ai patti di Varsavia. Come nasce questo istituto destinato inizialmente a durare quasi in eterno, ma in realtà a chiudersi dopo 36 anni di esperienza? Nasce chiaramente sulla onda lunga di un evento che abbiamo trattato giusto poche settimane fa, cioè Yalta. La conferenza di Yalta del 1945, che è il primo vero passo verso la divisione bipolare del mondo, stabilisce che effettivamente le sfere di influenza dei rispettivi vincitori della seconda guerra mondiale, gli anglo-americani da una parte, quindi il mondo occidentale, e dall'altra l'Unione Sovietica, possano iniziare a stabilire un controllo su rispettive zone. La successiva conferenza di pace, quella di Potsdam, sempre del 1945, con la divisione della Germania sconfitta in zone di occupazione, pone le basi non solo per la nascita delle successive due Germanie, la Repubblica Federale Tedesca da un lato, la DDR dall'altro, quanto per un confronto sempre più aspro. Già perché il vero problema, oltre al blocco di Berlino del 1948, diventa il destino della Germania. Un destino che viene discusso da più parti. A Parigi, ad esempio, c'è il sospetto che la Germania possa riarmarsi un'altra volta ancora. Era già successo prima della Grande Guerra, era successo sotto Hitler. Si vuole evitare un terzo riarmo indiscriminato e soprattutto autonomo. Nonostante si porti avanti in quel periodo la teoria della Comunità Europea di Difesa, la cosiddetta CED, la Francia non è favorevole. Vede dietro la CED la possibilità per la Germania di riprendere i programmi di armamento. Quindi no, meglio non portare avanti quel tipo di teoria politica. Nel frattempo è già nata anche la NATO, North Atlantic Treaty Organization, l'organizzazione del patto del Nord Atlantico. Molte nazioni stanno già aderendo alla NATO, alcune gli hanno aderito in fase di fondazione, altre a breve giro di posta, ma manca sempre un accordo congiunto su ciò che possa affratellare i popoli europei anche nel senso della sicurezza e della difesa comune, e ciò che potrebbe essere visto come una minaccia per i due grandi giocatori della partita mondiale, gli Stati Uniti da una parte, l'Unione Sovietica dall'altra. Ecco quindi che, arrivati all'inizio degli anni 50, con il tramonto molto rapido della teoria della CED, si arriva alla possibilità, paventata da Vyacheslav Molotov, il ministro degli esteri plenipotenziario sovietico, di una riunificazione tedesca da effettuare per tappe, quindi fondendo subito le due entità, RFT e DDR. Una riunificazione che vede un grande oppositore
e questo oppositore è Konrad Adenauer, il padre della RFT, il cancelliere cristiano-democratico della Repubblica Federale Tedesca, che è sospettoso della mossa di Molotov perché teme che dietro quella mossa si celi un tentativo di mettere in minoranza la CDU nel Bundestag e di converso fomentare una crescita sempre maggiore del Partito Comunista Tedesco, dominante a est, col rischio anche di rovesciare i rapporti di forza come già si era visto in Polonia e soprattutto in Cecoslovacchia. Il tramonto della CED, l'opposizione di Adenauer alla possibilità di una riunificazione tedesca ante litteram, gli attriti costanti tra i due blocchi portano alla fine la RFT a scegliere il 23 ottobre del 1954 di aderire alla NATO. D'altronde la Repubblica Federale Tedesca era nata già con grossi contingenti anglo-americani sul proprio territorio, ma finché si trattava esclusivamente di una forza di controllo e occupazione, Mosca poteva anche chiudere un occhio. Quando invece il nuovo Stato tedesco decide di aderire a un sistema di alleanze visto a Mosca non come un elemento difensivo, ma come un elemento multilaterale capace anche di occasionali puntate offensive, allora la strategia cambia. Nel novembre del 1954 l'Unione Sovietica chiede che sia creato un nuovo trattato sulla sicurezza europea, ma questa richiesta cade nel vuoto. Ecco quindi che in funzione proprio dell'adesione tedesco-occidentale alla NATO, gli stati più vicini, cioè la stessa DDR, la Repubblica Socialista Cecoslovacca e la Repubblica Popolare Polacca, decidono di incontrarsi a Varsavia e di stipulare un patto di mutua assistenza. A quel patto si uniscono l'Unione Sovietica, la Bulgaria, l'Ungheria e successivamente anche l'Albania, per quanto l'Albania abbia sempre mantenuto un atteggiamento un po' diverso, differente, diffidente. L'Albania formalmente aderisce al patto di Varsavia nel 1955, ma solo in via politica, mai partecipando alla cabina di regia, al comitato centrale per quanto riguarda l'organizzazione militare e alle esercitazioni. Prova ne è che nel 1968 l'Albania formalizzerà la sua uscita dal patto di Varsavia, pur continuando ad acquistare armamenti dal blocco orientale. La Jugoslavia non è invitata ad aderire al patto di Varsavia. Perché? Semplicemente perché già da tempo Tito, Josip Broz, l'ex capo partigiano vincitore della guerra e padre della nuova Repubblica Federale, è stato scomunicato dal Comintern e quindi ha la necessità di agire in singolo. In quel periodo, cioè tra la fine degli anni 40 e la nascita del patto di Varsavia nel 1955, Josip Broz Tito acquista armi anche dagli Stati Uniti, che sono felici di fornire, certo non armi di ultima generazione, ma comunque armi già collaudate come i carri Sherman, all'esercito popolare jugoslavio, che procede a un veloce riarmo in senso moderno, diventando una delle forze semipermanenti più importanti del vecchio continente. Tito gioca su più tavoli, viene temuto comunque in ambito occidentale perché il timore è che un domani, nel caso di uno scontro frontale con l'Unione Sovietica e i suoi alleati, potrebbe comunque appoggiarli. È il motivo per cui in Italia, in quel periodo, cioè a partire dalla metà degli anni 50, si riattivano le vecchie fortificazioni costruite durante il fascismo al confine orientale, si specializza la fanteria d'arresto e si sviluppano ulteriori tecniche militari, tra cui, lo sappiamo, l'operazione Stay Behind, nota da noi come Gladio, per controbattere a una eventuale invasione jugoslava. Ma torniamo al patto di Varsavia. Patto di Varsavia che si propone come elemento strutturale della guerra fredda e che non entra subito in azione, ma si vede comunque coinvolto dall'insurrezione antisovietica dell'autunno del 1956 in Ungheria, un argomento che abbiamo già trattato e che trovate nel canale. In quell'occasione non interviene il patto di Varsavia in Ungheria, che chiede di uscire dal patto stesso dopo averlo sottoscritto dopo appena un anno. Interviene direttamente l'Unione Sovietica. La repressione è potente, muoiono circa 2700 ungheresi, oltre a numerosi soldati sovietici. Quella operazione in Ungheria
viene vista come un'occupazione sovietica, mentre gli altri paesi del patto restano sostanzialmente a guardare. Per quale motivo? Perché viene deciso che l'insurrezione ungherese sia un fatto prettamente interno e che non vede l'opera di agenti stranieri. Non si può invocare l'aiuto del patto di Varsavia, poiché in quel caso è una questione interna al blocco orientale. Molto diversa è la situazione nel 1968, quando in seguito alla primavera di Praga, la Repubblica cecoslovacca decide di avviare una nuova stagione di critica nei confronti del modello sovietico, del modello orientale, e di apertura verso l'Occidente. Non è più una semplice insurrezione. In quel caso si tratta di un cambiamento epocale che potrebbe portare la Cecoslovacchia a cambiare fronte. In quel caso il blocco orientale reagisce compatto. Non ci sono solo i sovietici a Praga nell'agosto del 1968, ci sono anche i polacchi, ci sono i bulgari, ci sono gli ungheresi. I tedeschi orientali non partecipano direttamente ma forniscono supporto logistico. Chi non aderisce è l'Albania, che ha già deciso di uscire, e la Romania, per decisione dello stesso Ceausescu, che non vuole in quel caso partecipare alla repressione. L'intervento a Praga e in tutta la Cecoslovacchia è niente meno che la dimostrazione di quella che era la dottrina Brezhnev, una dottrina politica, detta anche dottrina della sovranità limitata. Cosa significava? Significava che semplicemente gli stati aderenti al blocco orientale, al patto di Varsavia, erano teoricamente indipendenti, ma in realtà totalmente dipendenti dalle decisioni di Mosca sul piano strategico, sul piano militare e sul piano della cooperazione. Avevano una minima sovranità per quello che riguardava la politica interna, ma in ambito di politica estera e di difesa erano totalmente dipendenti dalle decisioni del Cremlino. La dottrina Brezhnev, che viene affermata dallo stesso Leonid Brezhnev davanti al quinto congresso del Partito Operaio Unificato Polacco il 13 novembre del 1968, è un piano diverso di approccio del patto di Varsavia, che continua a essere una forza imponente, sempre più armata, sempre più specializzata e che costituisce in pratica anche una minaccia verso l'Occidente, ma che contro l'Occidente non ingaggia nessun tipo di scontro. È un periodo, quello che va dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 80, teoricamente di relax, cioè di appeasement, come verrebbero detto dagli inglesi, o semplicemente di tentativo di conciliazione. In realtà è anche un periodo in cui i sovietici sviluppano nuovi armamenti, imitati dall'altra parte dagli Stati Uniti, e in cui questi nuovi armamenti vengono venduti, esportati all'estero. L'Unione Sovietica diventa uno dei primi esportatori al mondo di strumenti di morte, di tutti i tipi. Basti vedere che molti paesi non allineati, cioè il cosiddetto terzo mondo, che non sceglie né il mondo capitalistico, il primo mondo, né quello socialista, il secondo mondo, si rivolgono molto volentieri a Mosca per comprare armi. Questo perché? Perché fa parte di una piccola postilla della dottrina Brezhnev. Non c'è la necessità di esportare la rivoluzione in senso politico, ma si può continuare a esportare armamenti che possono favorire delle relazioni politiche con determinati regimi in giro per il mondo. A riprova, nel Medio Oriente, in quel periodo, quasi tutti gli stati coinvolti nelle guerre contro Israele, fa eccezione esclusivamente il Regno di Giordania, acquistano sempre di più armi proprio dal blocco orientale e se non lo acquistano direttamente da Mosca, acquistano principalmente dalla Cecoslovacchia, che funge da produttrice per conto terzi e anche da vettore commerciale. La Libia, l'Egitto, la Siria acquistano tonnellate, tonnellate e tonnellate di armi dal blocco orientale nel nome di questa dottrina. Una dottrina che è destinata a cambiare negli anni '80, non subito. L'inizio degli anni '80 è ancora il periodo di Brezhnev, poi delle due rapide mummie, cioè Andropov e Chernenko. È ancora il momento di flettere i muscoli. Dall'altra parte dell'oceano è il momento del reaganismo, una politica più rampante, più aggressiva, che punta a sfidare l'avversario più sulla dialettica che sul fatto del mero confronto armato. Poi, oltre alla dialettica, c'è il confronto tecnologico, è il periodo delle Star Wars, non quelle al cinema, ma dell'utilizzo dei satelliti come strumenti di guerra. Fatto sta che dal 1981, cioè dall'ingresso alla Casa Bianca di Ronald Reagan, cambiano molte prospettive, soprattutto in Europa, dove, lo ricordiamo, il patto di Varsavia
conta su una massa corazzata talmente grande e talmente potente da indurre la NATO a sviluppare gli ordigni tattici nucleari, cioè piccole bombe atomiche da imbarcare sugli aerei per essere utilizzati in caso di invasione. Questo perché la piccola arma atomica può essere un deterrente, ma anche uno strumento di intervento diretto qualora si giungesse a un conflitto totale e occorresse bloccare le colonne meccanizzate che il patto di Varsavia può schierare sostanzialmente da Stettino sul Mar Baltico fino alla confine austriaco o, volendo comprendere l'eventuale contributo jugoslavo, fino al Golfo di Trieste. Ebbene, in quel periodo in cui il patto di Varsavia conta su oltre 8.000 carri armati modernissimi, gli Stati Uniti d'America e la NATO cercano prima il braccio di ferro politico e poi trovano un interlocutore forse insperato. Questo interlocutore forse insperato ha il nome e le fattezze di Mikhail Sergeyevich Gorbaciov, che quando succede a Cernienko come segretario generale del PUS inizia un'opera di apertura. La perestroika insieme alla glasnost sono molto più che parole e slogan, sono una filosofia che inizia a cambiare radicalmente anche l'approccio dei paesi ancora compresi all'interno del patto di Varsavia, che avevano rinnovato proprio nel 1985 per altri 20 anni il loro intendimento di procedere all'interno di un'alleanza difensiva. A partire dal 1988, Mikhail Gorbaciov lancia la perestroika in tutta Europa e inizia a cambiare il mondo. I suoi incontri pubblici con Reagan o con Giovanni Paolo II aprono un'era di speranza per un'Europa che ha meno paura sia della guerra che dell'atomo, nonostante quanto era accaduto giusto 2 anni prima a Chernobyl. L'abbandono della dottrina Brezhnev è qualcosa di assolutamente rivoluzionario per il momento, perché stabilisce la libertà di scelta, non più solo sulla politica interna, ma in assoluto per le nazioni del blocco orientale. Questa libertà di scelta presupponeva il fatto che l'Unione Sovietica non si sarebbe più opposta, come era già successo nel 68 a Praga, a tentativi di indipendenza tanto politica quanto di difesa militare. Non ci sarebbero state più altre operazioni di Praga. Le rivoluzioni del 1989, gli sconvolgimenti in Polonia, in Romania, in Bulgaria, in Ungheria e in Cecoslovacchia stabiliscono le aperture e il crollo del vecchio sistema. Il crollo successivo è quello del muro di Berlino, che è prodromico allo scioglimento il 3 ottobre del 1990 della Repubblica Democratica Tedesca, la DDR, che implode come sistema e chiede di ricongiungersi con la Germania Ovest, la Repubblica Federale. Viene completato finalmente il ricongiungimento tedesco, viene superato tutto quello che era il lascito della Seconda Guerra Mondiale, viene superata anche la concezione stessa di guerra fredda. Uno dopo l'altro, questi stati iniziano a uscire dal patto di Varsavia e dal Consiglio di mutua assistenza economica, cioè quello che era il sistema economico e commerciale del blocco orientale, e a chiedere l'ingresso nel mondo occidentale, prima nella Comunità Economica Europea e poi nella stessa NATO. A partire dal 1990 si sgretola quindi quel vecchio sistema che aveva caratterizzato l'Europa per 7 lustri. L'ultimo colpo, quello definitivo al patto di Varsavia, arriva nel gennaio del 1991, quando di fronte alla repressione militare sovietica in Lituania che reclama la propria indipendenza, chiede di tornare indipendente come era fino al 1940. Cecoslovacchia, Polonia e Ungheria annunciano la volontà di uscire dal patto al 1 luglio del 91. Effettivamente il 1 luglio è la fine del patto di Varsavia e quella fine è sostanzialmente l'anticipo anche della chiusura dell'Unione Sovietica. Poche settimane dopo lo scioglimento del patto ci sarà il tentativo di golpe contro Gorbaciov da parte degli ultimi generali sovietici, un tentativo di golpe sventato dalla politica russa e dalla volontà dei cittadini dell'ormai morente Unione Sovietica di voltare pagina, di cambiare sistema. La dissoluzione dell'Unione Sovietica, annunciata nel giorno di Natale del 1991, stabilirà la nascita di un mondo completamente nuovo, ma non risolverà completamente la questione. Molti stati ex del patto di Varsavia entreranno nella NATO. Sono entrate l'Albania, la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, Lettonia, Lituania, la Polonia, la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia.
Alcuni di questi, quasi tutti, sono entrati anche nell'Unione Europea. L'Albania ha solo presentato una candidatura, ma oggi è fuori da tutto ciò. Anche parte del mondo ex jugoslavo ha abbracciato il mondo occidentale entrando o presentando domanda per entrare nell'Unione Europea. Per quello che riguarda invece l'ex impero sovietico, quella che era la cosiddetta comunità degli stati indipendenti, che oggi sostanzialmente non esiste più, aveva aderito a un progetto parallelo a quello della NATO, il cosiddetto partenariato per la pace, un programma di fiducia che oggi, vedendo la situazione attuale, quella degli attriti ripresi sempre più forti tra Oriente e Occidente e del conflitto in Ucraina, si può dire come una esperienza assolutamente tramontata. Un paio dei paesi che avevano aderito al partenariato oggi hanno una stretta collaborazione con la NATO. Altri preferiscono mantenere un profilo più basso, diverso, di attesa o di osservazione. Altri ancora si sono schierati in maniera decisamente opposta alla NATO, reclamando anzi il ritorno del vecchio sistema, non quello del patto di Varsavia, ma di un sistema parasovietico, almeno per quanto riguarda la politica di difesa e la politica di armamento. Si può dire quindi che stiamo andando verso un ritorno dei patti di Varsavia o comunque verso un ritorno del mondo bipolare? Forse sì. Non è ancora definito. Certo, il conflitto in Ucraina, che ormai dura da 3 anni, ha stabilito il fallimento dei partenariati per la pace, il fallimento di un sistema di cooperazione unica. È evidenziato come a livello politico gli scontri non siano mai terminati. Per quanto il sistema del patto di Varsavia sia crollato, sia collassato, gli armamenti ereditati dagli stati dell'Europa orientale siano stati a poco sostituiti con armamenti occidentali e quelli vecchi di origine sovietica siano stati distrutti o venduti, resta sempre quella sensazione, una sensazione molto potente, una sensazione anche che genera un piccolo brivido. Il fatto che l'esistenza del patto di Varsavia abbia avuto la funzione di cuscinetto molto ampio, come una sorta di enorme fascia di sicurezza per l'Unione Sovietica nei confronti del mondo occidentale, almeno sul versante europeo. Al crollo di questo sistema, i fautori del blocco sovietico, quelli che sono sopravvissuti ancora oggi, hanno iniziato a lamentare una sorta di aggressione da parte dell'Occidente, anche se a ben guardare sono stati gli stessi stati fuoriusciti dall'orbita della vecchia dottrina Brezhnev a chiedere di aderire a un sistema occidentale. Come si può uscire da questa situazione? Certo, non ricreando il patto di Varsavia, certamente non soffocando quelle che sono le legittime aspirazioni di vari stati a cambiare modello politico, sociale, economico e militare. Semmai, l'unico modo per evitare non solo un ritorno della guerra fredda, ma addirittura un deflagrare totale di un conflitto tra opposti blocchi è stabilire degli accordi comuni che prevedano subito e non in un lontano futuro, non solo le cooperazioni economiche che ci sono sempre state, quanto la necessità di discutere delle posizioni politiche e di sicurezza militare che prevedano le opzioni valide per tutti gli stati, che non si guardi in un'unica direzione, ma si colgano le preoccupazioni anche di chi non ha aderito ad esempio alla NATO, non intende aderirvi, oppure ha presentato domanda, ma ancora oggi non sa se quella domanda sarà accolta e eventualmente quando sarà accolta. Questa è la riflessione finale che ci riserviamo per questo video. I sistemi contrapposti, la NATO nei confronti del patto di Varsavia e viceversa, avevano una logica di esistenza solo all'interno di un'altra logica, quella di guerra fredda. Con il tramonto dell'Unione Sovietica e il crollo di tutto quel sistema, forse si è andati troppo veloce, forse non si è pensato a stabilire un protocollo d'intesa che salvaguardasse ogni interesse. Forse si sono sottovalutate alcune opzioni sul tavolo. Adesso è giunto il momento di riaprire quei progetti, di tirarli fuori dal cassetto, di sedersi di nuovo attorno a un tavolo e di capire come ricomporre le fratture e di compiere un altro passo in avanti. Un passo deciso, un passo che porti davvero alla pace, un passo che non preveda prevaricazioni, ma solo e esclusivamente cooperazioni nell'interesse comune. So che ve l'ho già chiesto, ma ve lo chiedo un'altra volta. Avete già guardato il nostro nuovo sito? È una delle tante novità di questo 2025 di Dentro la Storia. Un sito che racchiude
alcune delle nostre storie, dei nostri racconti, i nostri consigli, i nostri video, i nostri podcast e consente a tutti voi di iscrivervi alla nostra newsletter esclusiva che è gratuita. Provate questo nuovo servizio, troverete tante informazioni al suo interno e molti spunti di riflessione, non solo. Quindi io vi aspetto sulla newsletter di Dentro la Storia.